serata, stasera. Bella, c'è un sacco di gente qua. Guarda quella tedesca là che balla da sola. Vero? Perché non vai a chiedergli di ballare? Non lo so, ci andrei anche. È che non me la cavo tanto bene con le lingue. Ma dai che ti frega, provaci! Vabbè dai, mi butto. Oh, eine italienische Artenze. Ciao, hi, senti, you, cioè, dance? No? Ah. No, vabbè, niente, come non detto, scusami, sorry. Beh, già di ritorno? Ah, mi ha detto di no. Sei un patacca. Sei sicuro di aver capito bene? Ma sì, ha detto no, qualcosa del genere. Insomma, era sicuramente un no. Ma secondo me te non hai proprio capito. Boh. Ciao, sono Lorenzo ed anche le macchine agricole, se non sanno comunicare bene tra di loro, possono perdersi delle interessanti opportunità. Una delle accuse che viene mossa dai principali detrattori del 4.0 è relativa alla fragilità e scarsa compatibilità tra sistemi. Un agricoltore acquista un trattore o un'attrezzatura e dopo, anche se sulla carta dovrebbe funzionare tutto, ha il terrore che effettivamente la compatibilità dichiarata sia poi reale. Solidità e interoperabilità sono invece concetti chiave dell'agricoltura 4.0. Lo capiremo meglio parlando di Isobus, ovvero il protocollo di comunicazione comune su cui si basa tutta la comunicazione tra trattori ed attrezzature, indipendentemente da marchio o nazionalità. Isobus è una lingua comune, di fatto è un protocollo standard che consente a trattori ed attrezzi agricoli di parlare appunto una lingua comune, quindi inviarsi informazioni per poter lavorare in campo. Con un, diciamo così, sistema Isobus in campo, sistema intendo il trattore con l'attrezzo collegato dietro attraverso questo connettore qua, questo si chiama Isobus Breakaway Connector ed è un connettore che si trova dietro un trattore e al quale va collegato appunto l'attrezzo Isobus. A questo punto in cabina io ho un display, si chiama in gergo Universal Terminal o Virtual Terminal, che viene utilizzato per visualizzare l'interfaccia di gestione dell'attrezzo, visualizzare tutte le informazioni di lavoro e impostare tutta una serie di parametri di lavorazione. Questo display lo uso per qualunque macchina io connetta. Questo standard, che esiste in realtà dagli anni 90, ha però faticato molto, soprattutto all'inizio. È uno standard complesso che spesso è stato interpretato in maniere diverse dalle aziende e quindi quelle performance di compatibilità attese non sono state rispettate subito. La vera svolta però c'è stata nel 2008. Vediamo insieme che cosa è successo. Nel 2008 la gran parte dei costruttori di trattrici, attrezzi e sistemi elettronici in generale di tutto il mondo si sono messi insieme in un'associazione che si chiama AEF, che si è occupata di come dire, passare da un concetto di plug and play, quindi connetto il mio trattore e il mio attrezzo Isobus sperando che funzionino, ad un concetto più simile a questo, dove invece connetto i miei sistemi e senza nessun problema, in maniera totalmente trasparente, iniziano a funzionare. I tecnici, diciamo così, testano i dispositivi e le macchine Isobus, se queste superano tutta una serie di test, le macchine viene caricata su un altro strumento che è stato sviluppato nel corso degli anni da F, che è la F Isobus Database. Sulla F Isobus Database concretamente ci sono i prodotti veri dei vari costruttori che hanno Isobus e sono stati certificati. Quindi io cliente posso andare a verificare che il mio trattore X funzioni correttamente con l'attrezzo perché sono sul database, le funzionalità sono le stesse, la versione delle funzionalità è le stesse, mi dà tutta una serie di informazioni per cui magari può esserci anche una parziale compatibilità. Ultimo aspetto che vi volevo raccontare è quello legato alle funzionalità. AEF è un'associazione e, tra tutte le altre cose che fa, ovviamente si occupa anche di ricerca e di miglioramento della fruibilità dei prodotti registrati. Ad esempio, semplificando e catalogando tutte quante le funzionalità dei miei prodotti. Anche qui, seguendo un linguaggio comune,
così che l'utilizzatore possa sapere e capire molto più facilmente che cosa effettivamente fa in concreto la macchina che va ad acquistare. Vediamo le più interessanti. Universal Terminal, interfaccia unica, Auxiliary Control, joystick per controllare tutti gli attrezzi, Task Controller per l'agricoltura di precisione, ma magari ne parleremo poi in futuro. A partire da questo poi si state sviluppate nuove funzionalità, per esempio il Sequence Controller, quindi l'automazione delle manovre di fine campo basata su protocollo ISO-BUS, piuttosto che la TIM, Tractor Implement Management, quindi la possibilità per un attrezzo di andare a controllare il trattore, sterzo, velocità, presa di forza, eccetera, eccetera, per poter fare di fatto automazione in campo. Ok, ci hai lanciato una marea di spunti interessantissimi, ma purtroppo il tempo è quello che è. Oggi ci fermiamo qua. Però andiamo a approfondirlo magari in qualche prossimo episodio. Chiaramente Esatto. se vi piace l'idea mettete un like al video e noi andiamo a approfondire magari argomento per argomento in uno delle prossime puntate. Assolutamente sì. Ciao e alla Ciao, prossima. ciao.